Ciao ragazzi, oggi vedremo più da vicino il dipolo, ovvero l'open buffalo per quanto riguarda gli aliofili. Effettivamente è un tipo di diffusore abbastanza controverso, ci sono pareri discordanti su queste sue presunte qualità e quindi ne faremo una simulazione. Contestualmente verificheremo anche quanto dichiarato dalla Gemo per quanto riguarda questi suoi prodotti, nella fattispecie parliamo dell'R907, ok? Ma prima di iniziare con la simulazione vera e propria ho ritenuto opportuno fare un piccolo ripasso soprattutto per i meno esperti o per chi non fosse per la prima volta sintonizzato su questo canale. Che cos'è un dipolo? Ok, è un campo nella quale sono presenti due poli semplicemente di segno opposti che hanno queste caratteristiche, intensità uguali ma appunto una polarità opposta. C'è una separazione spaziale tra i due poli che la risultante è la sovrapposizione dei campi individuali nel campo dei vettori ovviamente. Esiste una simmetria bipolare caratteristica nel diagramma di radiazione. Generalmente e nei casi più ideali, ok, sono sempre presenti queste caratteristiche, cioè dei massimi nelle direzioni perpendicolari all'asse che congiunge i poli, dei nulli o livelli nulli lungo l'asse del dipolo in direzione dei poli, la classica diciamo forma 8 di radiazione diagramma a forma 8 è un decadimento dell'intensità proporzionale inverso del quadrato della distanza nel riferimento campo lontano, non vicino, preciso. È chiaro e ripeto, sono generalmente nei casi ideali, poi da campo a campo ci sono delle piccole differenze che nel caso poi per chi è interessato può approfondire con i dovuti mezzi. Normalmente tutto quello che abbiamo appena detto lo ritroviamo sia per quanto riguarda il campo elettrico, magnetico, elettromagnetico ed acustico. Qui vi mostro diciamo casi tipici, un campo magnetico sulle asse diciamo longitudinale abbiamo i livelli massimi, su quello perpendicolare il campo diciamo il livello nullo, ok? Cariche elettriche in questo caso superficiali, la classica forma 8, sull'asse diciamo perpendicolare abbiamo livello massimo, su quella longitudinale livello diciamo nullo. Dicasi lo stesso per quanto riguarda un campo acustico bipolare, sull'asse longitudinale abbiamo i livelli massimi, su quello perpendicolare ortogonale che sia una pressione nulla o campo nullo, ok? Poi ripeto, si va a analizzare caso per caso perché ci sono effettivamente delle differenze. Io ho generalizzato tanto per darvi un'idea di massima. Quindi nel nostro caso, che è quello acustico, abbiamo sostanzialmente due sorgenti T uguali di densità ma di fase opposta che tendono ad annullarsi, ok? Cioè, ovvero queste onde che si scontrano creando delle interferenze distruttive. Nel caso qua in disegno io ho posizionato una barriera, ma laddove non ci fosse, ok, cosa succede? Che a partire da, faccio notare che sulle asse delle ordinate abbiamo la lunghezza d'onda, quindi quando la lunghezza d'onda è piccola, ok, si va a annullare con quella di fase opposta e si crea effettivamente quella classica forma d'otto, così, vedete? Proprio così. Questo è un 8, perché qua si vanno a scontrare le due onde di pressione di fase opposta e si annullano, ok? Quindi ovviamente cosa fare per evitare di avere questa cancellazione per interferenza distruttiva? Dobbiamo effettivamente creare una barriera, posizionare un pannello onde evitare che queste onde di pressione con fase opposta si vadano a scontrare e quindi si annullano. Ma come anche dal disegno si può notare, prendiamo ad esempio la prima, la seconda, la terza, la quarta, ok? Questa se la prolunghiamo supera il pannello, ok? E si andrà a scontrare con l'altro di fase opposta
e quindi qua ci sarà un'interferenza distruttiva, uno zero, un nullo, ok? Nel caso specifico della forma, in questo caso assumerà questo tipo di forma così, non più chiusa, un pochino più aperta, ok? E farà così. Ovvio che più la lunghezza della frequenza è nulla e quindi bassa, se vogliamo avere un sistema esteso, quindi che non si abbia questa interferenza così, il pannello dovrà essere quanto più lungo possibile, capace di ostacolare, di creare questa barriera all'onda, ok? Per far sì che non si vada a scontrare con l'altra opposta, sostanzialmente. Né più e né meno, non c'è altra possibilità. Ok? E come fare, insomma, a prevedere o a calcolare questo? Ci viene in aiuto la matematica, ovviamente. Possiamo calcolare sia la FT, cioè quella frequenza dove il pannello non è più efficiente, e si creeranno questa interferenza. 344, che è sempre la velocità del suono a 24 gradi centigradi, diviso 2 per D, è il pannello espresso in metri, ok? Con la formula inversa possiamo ricavare D partendo dalla frequenza di taglio FT, 344 diviso FT diviso 2. Esempio banale, 344, avendo a disposizione una frequenza per ricavare il pannello, diviso 40 diviso 2, o quindi per 40, a 40 Hz, che è la nostra FT, ci servirà un pannello da 4 metri e 3. Viceversa, se abbiamo il pannello e vogliamo ricavare la FT, 344 diviso 2 per 4 e 3, otteniamo la nostra frequenza, che è valida, ok? A meno 6 dB per ottava, ovvero partendo da questa frequenza la curva ha un'attenuazione di 6 dB per ottava fino alla fs del nostro woofer, oltre il quale si aggiungono altri 12 per un totale di 18 dB per ottava, ok? Va considerato, ricordo, un contributo del pavimento, visto che è posizionato, il pannello è posizionato sul pavimento, un contributo pari a un fattore che vale 1,41, quindi ritornando al nostro esempio fatto qua, questi 4 metri e 3 diviso 1,41 diventano 3 metri, non più 4 e 3, ok? Per avere un FT a 40. Ovviamente è un open buffer, abbiamo un altoparlante montato su un pannello, non è un box, quindi non abbiamo nessun smorzamento e nessun contributo dovuto alla frequenza di risonanza di detto box, perché ricordo, se è un box chiuso abbiamo una FC, frequenza del box chiuso. Se abbiamo un box reflex abbiamo la FB e quindi abbiamo una frequenza di risonanza dovuta al reflex, al condotto reflex, ok? Nel nostro caso non abbiamo nessun box, non abbiamo nessun contributo di una frequenza che ci possa incrementare, diciamo, l'energia in bassa frequenza, quindi di conseguenza è un sistema non risonante e di conseguenza, essendo non risonante, è anche aperiodico, ovvero non abbiamo quelle frequenze che risuonano e quindi si possono avere repentinamente, si possono ripetere nel tempo, periodicamente, quindi aperiodico, ok? Nel caso quindi è consigliabile un altoparlante, un woofer nella fattispecie, che abbia un alto QTS, possibilmente vicino a 1, meglio ancora se supera anche l'1, una FS sufficientemente bassa, quanto più bassa sia possibile meglio è, perché abbiamo visto che oltre la quale, abbiamo un'attenuazione di 18 dB per ottava, quindi un collasso della frequenza, quindi più bassa è meglio è, ok? Apre e chiude una parentesi, logicamente in teoria, se voi analizzate quanto ho appena detto,
non abbiamo un box, quindi non abbiamo nessun diciamo smorzamento, questo ci induce a pensare che ci servirebbe un altoparlante che andasse a compensare questa mancanza di smorzamento e quindi dovrebbe essere più smorzato. E invece no, ce ne serve uno meno smorzato. Perché ricordo che l'altoparlante alla FS ha la sua massima energia e quindi se meno smorzato avremmo ancora più energia in bassa frequenza all'AFS, che è l'unico contributo che noi possiamo avere in questo sistema, unico e solo. Quindi meno smorzato è, meglio è, più la FS è bassa e meglio è, per abbassare l'energia in bassa frequenza. Ok? Ritornando al diffusore che dovremmo simulare, cioè queste R907 della Gemo, vediamo cosa dichiara il costruttore. Twitter non ci interessa, media non ci interessa, utilizza due woofer da 12 pollici, ok? Frequenza di crossover non ci interessa, e dichiara una risposta in frequenza da 35 Hz a 30.000, presumo a meno 3. Dico presumo perché dichiara a meno 6,29, quindi io ho presupposto che questo sia a meno 3. Potrei sbagliare ovviamente. Un'impedenza nominale da 4 ohm, anche in questo caso io presumo che queste siano da 8 in parallelo, ok? E ci dia un'impedenza totale nominale da 4, una sensibilità da 89 decibel con un segnale da 2,83 volts a 1 metro, le dimensioni del box, ovvero del pannello, che sostanzialmente non è un box ma un pannello, di 1189 mm, che sono 118 cm, ho arrotondato a 120, per 440, che sono 44 cm. La profondità non ci interessa per la nostra simulazione, ok? Per quanto riguarda il simulatore, ho provato OnResp, ma ahimè non è molto evoluto per questo tipo di carico e quindi ho tirato dal cassetto un vecchio simulatore che vi ho presentato, soprattutto per chi segue il canale, qualche anno fa, ovvero Basta. Questo simulatore è abbastanza evoluto e mi piace perché ci dà molte possibilità di andare, a seconda delle condizioni e parametri a disposizione, a regolare ed avere una risposta più o meno realistica. Per quanto riguarda l'altoparlante scelto a catalogo di Shure, ho trovato questo HV320 che è perfetto per una SP, ok? Non proprio il massimo per un bivolo, ok? Ma vedremo che si difende abbastanza bene. Io nel simulatore già ho caricato tutti i dati, andiamo in driver, ok? Grosso modo sono questi qua, no, grosso modo sono questi qua, entro la tolleranza ovviamente, vi ricordo sempre che circa il 10% sono accettabili. Ne ho disposti due in parallelo, ok? Ora, quando... Allora, questa è la risposta dei due altoparlanti sul nostro pannello ed effettivamente non è un granché. Qua stiamo a 200, qua stiamo a 100, cala drasticamente. Perché? Perché ricordo che il simulatore sta prevedendo un ambiente anecoico, quindi non c'è nessun contributo da parte dell'ambiente, che già in questo tipo di ambiente un diffusore con box presenta una risposta abbastanza calante in bassa frequenza. In questo caso, che un dipolo non c'ha un box come abbiamo visto in precedenza, è un pannello sostanzialmente, quindi ovvio che in bassa frequenza presenti un'attenuazione molto accentuata. E come fare per cercare di replicare questo diffusore in un ambiente più o meno verosimile?
ci dobbiamo un pochino farci aiutare da Rev col suo tool room simulation qua, ok? Allora, io ho previsto una stanza media 4 metri per 5, ok, alta 2,80 m, credo che sia una stanza tipica, ok? Per quanto riguarda la distanza dei due diffusori, ho preso indicazioni dal manuale che dice che praticamente sta a 4 piedi dalla parete laterale e 3 piedi da quella di fondo, cioè 1 metro per 1,20 m, lira più, lira meno, ok? Ho riportato questi dati in Room Sim, vedete? 1,19 m, 1,5 m, ma non cambia niente, voglio dire, centimetro più, centimetro meno, ok? L'altezza del nostro orecchio l'ho posizionata come norma detta 1,10 m, ok? Abbassiamo un pochino, ecco, 1,11 m. Ora dobbiamo cercare quella banda di frequenza nella quale diciamo, l'ambiente contribuisce. Quali sono le frequenze che può contribuire l'ambiente? Tutte quelle che poi risuonano, ovvio, che siano stazionari o meno. Se fosse aperto non ci sarebbero risonanze ambientali e quindi sarebbe un classico ambiente simile anecoico. Se è chiuso, cosa può succedere in un ambiente chiuso? Che può risuonare all'ambiente attraverso le stazionarie e non, ok? Quello è il contributo ambientale. Ora, posizionato correttamente come il manuale detta da Gemo, pardon, e posizionato noi all'altezza dovuta 1,10 m, se proviamo a muoverci, ok, allontanandoci dai nostri diffusori, dobbiamo vedere da dove inizia il contributo ambientale e se noi guardiamo quello massimo, ovvero non quelli minimi, grosso modo da qua, che è la prima stazionaria data dalla lunghezza più lunga, la pietra più lunga, questa qua, di 5 metri, 34 e spicci, 34 e 4. Lo possiamo anche verificare, volendo. Allora, 344 diviso 5 uguale diviso 2, 34 e 4. Ok, e questa è la prima stazionaria data dalla parete più lunga. Quindi il contributo inizia da 34 e cessa, osserviamo attentamente, grosso modo qua, sì, qua, 122, sì, là è 0, finisce, termina. Ok, ora andando nel simulatore 34, 104, 110, poca cambia. Quanto era? 123, sì, anche 123, 34, va bene, applichiamo e voilà. Ovvio, abbiamo simulato il massimo che possiamo ottenere da quell'ambiente. È un caso ideale, ovviamente. Ma se siamo fortunati, se possiamo aiutarci con un microfono e quindi andare a cercare i punti massimi, ok? Possiamo ottenere questo dal nostro dipolo. Ok? Andiamo a verificare un attimo cosa abbiamo ottenuto. Stiamo a 100, se ci interessa a -6 dobbiamo cercare
un livello di pressione pari a 94, ecco qua, 25, forse no, sì dai, lire più, lire meno, stiamo là. Ripeto, è il caso ideale, quindi molto vicino a quanto dichiarato, anche se stiamo utilizzando ovviamente buffer diversi, ma grosso modo possiamo presumere che quanto dichiarato da Gemon, pardon, sia più o meno corretto. Sarebbe stato gradito se qualcuno avesse avuto la possibilità di misurare questo altoparlante in ambiente e quindi verificare l'attendibilità al 100%, ok? Perché noi stiamo simulando ovviamente e c'è chi l'ha fatto. Stereofile l'ha misurato, vedete? Potete cercare in rete che c'è ancora un tutto quanto, ok? Questa è la risposta mia. Non è dichiarato l'ambiente nella quale è stata effettuata questa misura, ovviamente questo è un segnale, un rumore rosa, ma effettivamente non è molto lontano da quanto dichiarato. Qua stiamo 20, 30, quindi un meno 6, grosso modo stiamo qua, 25, 26, 27, ok? Che poi non è molto lontano dalla nostra simulazione effettivamente, che è molto vicino a quanto dichiarato da Ciare. Ovviamente non stiamo parlando di sensibilità, perché dipende dagli altoparlanti, ok? Perché se fosse 113 o fosse 88 il meno 6 non cambia, ovviamente, ok? Qualcuno potrebbe chiedersi, vabbè, ma al di là della risposta che si potrebbe ottenere anche con un altro diffusore, non vedo tutta questa qualità tanto, diciamo, acclamata. Sì, effettivamente dalla risposta non è che si può vincere granché, ma vi faccio notare, questa è la risposta in fase. Solo una leggerissima rotazione qua e stiamo a 25, quasi fuori banda, per il resto è bella dritta. Ma ancora di più, se andiamo a vedere il ritardo di gruppo, ovvero questo, è quasi una linea dritta. Perché? Ovvio, non ci sono risonanze. Il box non c'è, il sistema non è risonante. La risposta all'impulso è ripida. Il basso è preciso. Non ci possono essere sbavature in nessun modo, perché non è risonante. Lo si vede anche dalla risposta all'impulso, vedete? Questo è quella qualità tanto, voglio dire, dichiarata. Qual è lo scotto che si potrebbe avere nell'ascolto di un dipolo? Certamente anche nelle sue migliori condizioni non potrà mai avere quel basso accentuato di un reflex, ma quello, in alcuni casi, non sempre per l'amor di Dio, è più un artefatto che altro. Un basso così pomposo, come potrebbe essere in alcuni casi di piccoli diffusori in reflex, in realtà non esiste. Il colpo di una gran cassa, per quanto possa essere bassa la frequenza, è preciso, è netto, non diciamo lungo, come boom, non esiste. In realtà non esiste. A maggior ragione se parliamo di rullante, a maggior ragione di montamburo, sono frequenze basse ma secche. Chi ha esperienze dal vivo, il basso pomposo non esiste, è una nostra abitudine, è come mangiare salato o zuccherato, tendiamo a esagerare col sale, ci abituiamo e mettiamo sempre il sale, ma se abbiamo un frutto saporito come può essere una mela, di certo non andiamo ad aggiungere lo zucchero o il sale,
ci gustiamo la mela per quella che è, ovvio. La mela non ha sapore, aggiungiamo lo zucchero, aggiungiamo la panna per aggiustare, ma se la mela è saporita ce la diamo per quella che è. Quello che vi sto appena elencando per quanto riguarda le impressioni d'ascolto sono più o meno queste. Il più delle volte abbiamo un orecchio viziato, ci abituiamo ad avere delle frequenze abbastanza esaltate. Nel dipolo questo è difficile da avere, nel più dei casi voglio dire si ha una pressione ridotta perché magari non si è nelle migliori condizioni e questo voglio dire ci mette disagio, ma ahimè quello magari la risposta è veramente l'ultimo dei problemi, ma è la risposta in fase, risposta all'impulso che ci viene ben messo in evidenza attraverso la risposta in fase e il ritardo di gruppo, ok? Quello sono dati che fanno veramente impressione quando si ascolta un buon diffusore bivolo, come può essere anche questo della Giamo. Ne hanno fatto anche l'R909 che è ancora più impressionante, ok? È chiaro, da come lo descrivo si può dedurre che a me piacciono i dipoli, sì, è vero, ma ognuno può tirare le proprie conclusioni anche da quando ho appena esposto, voglio dire, sia per quanto riguarda la simulazione, sia per quanto riguarda anche chi l'ha misurato. Ripeto, potete trovare tutto quanto in rete, c'è ancora tutto. Ok, bene, io mi fermerei qua, spero di non aver commesso qualche grosso errore, me lo segnalate, correggiamo in qualche modo. Se ho tralasciato qualcosa di importante, anche questo segnalate, soprattutto nella simulazione che sono andato abbastanza spedito, anche perché, ripeto, l'ho presentato precedentemente, ma eventualmente ci fosse qualcuno che è interessato a questo simulatore, me lo facesse sapere, lo riprendiamo, anche perché è molto caruccio questo simulatore, è preciso, ok? Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace per darmene atto e come dicevo mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!